Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo simpaticissimo cappellino lavorato d'uncinetto. Il modello è molto semplice e adeguabile a qualsiasi taglia. Adesso andiamo insieme a vedere che cosa ho usato e poi il tutorial. Come filati ho scelto di utilizzare questi che ho comprato sul sito di Temu. Si tratta di un filato molto morbido, sono gomitoli da 50 grammi, al cui interno abbiamo il 90% di lana e il 10% di poliestere. Un filato davvero molto morbido e anche molto bello da lavorare, infatti avevo fatto anche dei maglioncini. Ho scelto queste due varianti di colore. Come colore principale ho scelto questo bellissimo rosso e il colore secondario questo panna. Vedete che ho già due gomitoli perché il filo che andremo a utilizzare è un filo sottile, questo si lavora molto bene con l'uncinetto del 3,5, che però per il nostro progetto lavoreremo a filato doppio, quindi prenderemo i due filati in questo modo e andremo a lavorarli insieme. Per quanto riguarda invece il secondo colore, un gomitolo è più che sufficiente, vi basterà prendere il filato nella parte interna del gomitolo e accoppiarla con il filato più esterno. In questo modo avrete anche in questo colore il filato doppiato. Oltre al filato vi occorrerà l'uncinetto, io ho scelto questo del 6. Se invece non vi piace l'idea di usare due capi di filato, potrete utilizzare benissimo un filato spesso come questo. Questo è un filato che uso tantissimo, è molto morbido e sicuramente l'avete visto in altri progetti, in altri tutorial che ho postato. Questo è della Tresfere, si chiama Lana Soffice Maxi e si lavora con l'uncinetto che va dal 6 al 7. Io ho deciso di utilizzare questi, quindi adesso vi farò vedere il procedimento. Oltre al filato vi occorreranno anche due pompon come questi, muniti quindi di elastico, e ovviamente due parti come questi per fermare il pompon all'interno del vostro cappello. Quindi, come ho detto, prendete entrambi i filati, se avete deciso di utilizzare due gomitoli come sto facendo io, e realizzate il solito cappetto iniziale. Dopodiché dobbiamo eseguire un numero di catenelle in maniera tale da arrivare all'altezza che più ci piace per quanto riguarda la fascia del nostro cappello. Nel mio caso inizierò con 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ovviamente più una per voltare la nostra lavorazione, e questa sarà l'altezza della mia fascia. Dopodiché andremo a lavorare dei giri di andata e ritorno a punto mezzo alto. Quindi entro nel primo punto, in questo modo vado a realizzare un punto basso sormontato da un altro punto basso per ottenere quindi il primo punto. Dopodiché carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare nei punti successivi le mie mezze maglie alte. Le catenelle sono 10, quindi i punti devono essere 10. Questo è il secondo, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo, ossia il decimo. Dopodiché mi alzo con una catenella per voltare la mia lavorazione e vado a lavorare i miei punti mezzi alti prendendo solo la costina retro del punto, in questo modo. Quindi realizzo un punto basso sormontato da un altro punto basso per ottenere quindi il primo punto. Filo sull'uncinetto, costina retro, vado a realizzare il secondo. Se lavorate a due capi fate attenzione quando inserite l'uncinetto di prendere entrambi i capi. Vedete che ho due capi, prendeteli quindi tutte e due.
lavorato l'ultimo punto, andiamo ad eseguire la nostra catenella per voltare il giro. Da qui in poi procediamo sempre nello stesso modo fino a raggiungere la lunghezza della fascia, in modo tale che una volta chiusa a cerchio sia comodo per la nostra testa. Quindi dobbiamo realizzare una fascia che una volta tirata sia all'incirca di 55 cm. Quindi, sempre lavorando in costa retro, vado a lavorare i miei punti di andata e ritorno, sempre lavorando a mezza maglia alta. Al termine del giro, quindi, mi alzo nuovamente con una catenella e ripeto quello che ho fatto in precedenza. Quindi vado nella costina retro del primo punto, lavoro un punto basso sormontato da un altro punto basso e poi lavoro semplicemente punto su punto le mie mezze maglie alte, prendendo sempre la costina retro del punto. Questo è quello che devo fare quindi per tutti i giri. Andate avanti in questo modo fino ad ottenere quindi la larghezza che più vi è comoda per la vostra testa. Eseguita la vostra fascia, cercate di terminare con l'ultimo giro di lavorazione in maniera tale da avere il filo di lavorazione opposto alla codina di inizio del lavoro, in modo tale che quando poi andiamo a cucire i due lembi, le codine iniziali andiamo poi a nasconderle quando lavoriamo sul perimetro della fascia. Vi dico anche la misura della mia fascia. Tenete presente che il punto è anche molto elastico. Senza tirare il filo, la fascia, ho 43 centimetri. Se invece vado a tirare, vedete che supero abbondantemente i 56 centimetri. Per unire le due parti della vostra fascia eseguite un'ulteriore catenella, dopodiché avvicinate semplicemente in questo modo i due lembi della fascia. Dopodiché entro nella costina interna del punto e vado a passare nella prima costina sul senso opposto, in questo modo. Vedete che ho 3 anellini sull'uncinetto e vado a chiuderli tutti e 3 insieme con un punto bassissimo. Il primo punto è stato unito. Entro nuovamente nel punto successivo prendendo sempre la costina, entro nel punto della parte opposta e vado a chiudere i 3 punti. E questo è il procedimento per unire la fascia. Quindi una volta che avrete unito le due parti della fascia, sollevatevi semplicemente con una catenella per iniziare il giro di lavorazione. Questo giro sarà eseguito con punti alti, quindi entro nel punto sottostante dove c'è appunto l'attaccatura della fascia ed eseguo un punto basso sormontato da un altro punto basso, in maniera tale quindi da ottenere il primo punto alto. Dopodiché carico il filo sull'uncinetto e vado ad eseguire i punti successivi. In questa parte prima della treccina, ho questa sezione dove posso lavorare ben 2 punti alti, nel mentre vado a raccogliere anche la codina di lavorazione. Quindi entro in questo punto, nel punto
più vicino a quello che abbiamo fatto e vado ad eseguire il secondo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro in questo spazio ed eseguo il secondo punto alto. Punto successivo in corrispondenza della treccia. Punto successivo, vado a lavorarlo quindi nell'incavo della lavorazione, dove andrò a lavorare 2 punti alti, uno qua, subito dopo quindi, e l'altro in questo punto. Punto alto successivo lo lavoro nella treccina. Questo è quello che devo fare per tutto il giro. Nel mentre contate anche le maglie perché devono essere in numero pari. Il mio giro, quindi ho eseguito l'ultimo punto alto, mi raccomando contate le maglie che siano numero pari, vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo. Adesso mi preparo per cambiare il colore, quindi devo lavorare all'interno degli spazi tra un punto alto e l'altro, quindi passo direttamente nel foro, quindi questo è il punto alto, passo direttamente nel foro, carico il filo sull'uncinetto, vado a prendere il secondo colore, realizzo il cappietto e lo porto all'interno delle 2 catenelle. Dopodiché tiro un pochino il filo del primo colore in modo da tirare il punto, faccio una catenella col colore nuovo e vado ad eseguire il primo punto basso in questo modo. Dopodiché 2 catenelle, salto 1 e 2 punti alti, quindi salto le 2 barrette, entro nello spazio e realizzo il secondo punto basso. Questo è il secondo giro, quindi 2 catenelle, 1 e 2, salto 1 e 2 barrette, vado nel foro, quindi nello spazio, e realizzo un punto basso. Questo è quello che devo fare per tutto il giro. Eseguito l'ultimo punto basso e le 2 catenelle, vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto. Mi preparo nuovamente per il cambio colore. Anche qui dovrò lavorare all'interno degli spazi, quindi andrò a lavorare le maglie alte all'interno dello spazio creato tra le 2 catenelle. Quindi cammino in questo modo, vado direttamente a raccogliere il filo del secondo colore, dopodiché lo abbandono e vado a recuperare il filato del primo colore. Lo faccio passare, tiro bene il filo, faccio una catenella per fermare il tutto, dopodiché lavoro i punti alti. Quindi entro nel mio spazio, creo punto basso, sormontato da un altro punto basso ed ecco che abbiamo realizzato il primo punto alto. Secondo punto alto sempre nello stesso spazio. Carico il filo sull'uncinetto, salto la maglia bassa e vado ad eseguire 2 punti alti nello spazio delle 2 catenelle. E questo è quello che devo fare per tutto questo giro. Eseguite le ultime maglie alte del giro
vado come sempre a chiudermi con un punto bassissimo. Adesso devo cambiare nuovamente il colore, quindi cammino nel punto successivo con un punto bassissimo fino a portarmi nello spazio tra le due maglie alte, quindi carico il filo sull'uncinetto, lo abbandono perché devo caricare il secondo colore, chiudo e faccio una catenella. Il filato del secondo colore del primo colore lo tiro un pochino in modo tale da chiudere un po' il punto. Dopodiché lavoro la mia maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, e vado nel foro successivo, quindi dove ho la seconda maglia alta, quindi ho 2 punti alti, li salto, vado praticamente in corrispondenza del punto basso sottostante e vado ad eseguire il mio punto basso, 2 catenelle, punto basso nello spazio, e questo è quello che devo fare per tutto il giro. Al termine del giro, come sempre, vi chiudete con un punto bassissimo, dopodiché vi preparate per cambiare il colore. Dobbiamo ripetere il giro dei punti alti con il primo colore, quindi entro con l'uncinetto nello spazio tra le 2 catenelle, abbandono il filo e ripesco il filato del primo colore, lo faccio passare nelle 2 catenelle e chiudo. Dopodiché lavoro il mio punto basso, sormontato da punto basso, secondo punto alto, e vado a lavorare semplicemente in questo modo per tutto il giro, quindi i 2 punti alti all'interno dello spazio creato con le 2 catenelle. E questi sono i 2 giri che andremo a ripetere sempre fino a raggiungere la lunghezza più adeguata per il nostro cappello. Io non l'ho fatto, però se all'inizio, quando andate a fare il giro dei punti alti, vi sembra un po' stretto, un po' piccolo il cappellino, potete tranquillamente inserire degli aumenti nel primo giro. Dopodiché proseguite sempre con questa tecnica. Sono andata avanti con la mia lavorazione, dopodiché mi sono fermata a questo punto. Vi dico la misura del mio cappello: in totale ho 22 cm, quindi per me va bene così, mi fermo in questo punto. Adesso andiamo a cucire questa parte qua. Quindi arrivati a questo punto mi sollevo semplicemente con una catenella, piego bene a metà in questo modo il mio cappello, vado nel punto successivo prendendo la costina retro del punto e prendo la costina più vicina del senso opposto e chiudo con un punto bassissimo. Punto successivo uguale, costina esterna, quindi costina retro, costina più interna, quindi le 2 costine più vicine, e chiudo con un punto bassissimo. E questo è il modo che utilizzerò per cucire tutta la parte del mio cappello. Al termine della cucitura facciamo il solito nodino, andiamo a tirare il filo e stringiamo il nostro nodo. E questo è il risultato. Dopodiché, una volta che avrete tagliato i fili, andate a nascondere tutte le codine con l'ago nella parte interna del vostro cappello. Nel mentre ho già cucito la targhetta handmade e ho inserito il primo pompon. Adesso andiamo insieme a mettere il secondo. Per inserire il pompon prendete il vostro uncinetto, lo fate passare all'interno della lavorazione nel punto dove volete inserire il vostro pompon, prendete il pompon,
e andate a inserire l'uncinetto proprio nella parte dove c'è l'elastico. Tirate, lo portate all'interno della vostra lavorazione, quindi all'interno del vostro cappello, dopodiché andrete a fermarlo con l'apposito bottoncino. In pratica prendete l'uncinetto, lo inserite nel centro, fate passare l'elastico quindi al centro del vostro bottoncino, dopodiché andate a fermarlo facendolo passare in questo modo. Il pompon è perfettamente stabile. Adesso vi faccio vedere il cappello sulla mia testolina. Un'altra alternativa, se non vi piace l'effetto del cappellino quadrato e con i due pompon, potete, seguendo la spiegazione del video precedenti, fare le diminuzioni nella parte alta fino a stringere il vostro cappello sulla parte della corona. Quindi fare una versione magari un po' più maschile, tipo questa, usando anche altri colori. Questo modello è anche molto bello se usate più di 2 colori. Adesso vi faccio vedere questo modello sulla testolina. Ed ecco quindi come si presenta il cappello indossato dal mio espositore. Spero che il mio tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi un like, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, in modo tale da non perdervi il prossimo appuntamento. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao!